Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook. E io sono Gian. Allora, stasera per la prima volta nel nuovo studio potentissimo, comprato grazie alle donazioni di voi Su Twitch, di voi fan esatto, che ci seguite assiduamente, seguite le nostre cretinate. Quindi diciamo. grazie ancora per tutte le vostre donazioni. Ne abbiamo fatto buon uso, infatti non le abbiamo usate per dei turpi. Max voleva fare un viaggio in Brasile, però gliel'avevamo impedito. Ok ragazzi, Thailandia. allora stasera cosa abbiamo qua? Stasera torniamo nel West con un pezzo bellissimo già di proprietà del nostro Gian, di tu cos'è che io non lo so. Beh, questa sera vi portiamo un bellissimo Winchester 1894. Molto bene, allora iniziamo. Innanzitutto chamber check. Esatto, importantissimo. Devi strillarlo di più, però sennò non funziona. Allora, stasera abbiamo questo bellissimo Winchester modello 1894 del nostro Gian, come abbiamo detto. E chiaramente Winchester, inevitabilmente, cosa ci viene in mente? Il Far West, i film western, anche se dobbiamo essere corretti e un po' pignoli, questo in realtà non era un fucile da Far West, perché nel 1894 quello che noi consideriamo Far West dei film era già finito o stava comunque finendo. Non c'era più, diciamo, la frontiera, esatto. L'espansione ai danni delle tribù indiane, quindi diciamo si era già... Però insomma alla fine il mondo dell'America di fine 800 e inizio 900 era ancora comunque quello, più o meno quello che... Era estremamente rurale. Rurale, insomma, è quello che ancora insomma, tutti abbiamo visto, esatto, nei film di Sergio Leone e Clint Eastwood e quelle cose lì. Quindi con questo oggettino qua un po' ci immergiamo in questo mondo della frontiera o comunque del West americano. Western, diciamo. Allora, e non solo, e adesso vedremo anche perché. Esatto. Questo qua vediamo che parlane te Gian, perché esatto, io chiaramente ne so pochissimo. Allora, questo è il classicissimo Winchester modello 94 o 1894 che dir si voglia, progetto di Browning del 1894 appunto, sviluppato dopo il 1883 e quella serie infinita di versioni del Winchester che hanno fatto. Browning ha iniziato a progettare, diciamo, a lavorare alla Winchester con il modello 1883, perché praticamente lui è arrivato a risolvere un problema. Qual era? Inizialmente i Winchester sparavano cartucce da pistola, questo spara il 30-30, che tra l'altro è il primo, dopo ne parleremo più a fondo, è la prima cartuccia in fume civile da caccia. Quindi, diciamo è anche un punto evolutivo della storia delle armi, esatto, molto importante. E cosa ha fatto Browning? Praticamente ha risolto il problema del come facciamo a far sparare questa cartuccia, che è ben più lunga di una cartuccia da pistola, in un'arma che ha un'azione comunque piccola. Essendo che questo è un blocco cadente praticamente, esatto, piccola e soprattutto anche non proprio super robusta, perché questa in realtà è molto robusta. Sì, no, appunto inizialmente non lo era per fare il confronto con i precedenti, esatto, modelli di Winchester, come il classico Yellow Boy 1866, esatto, che penso che sia l'unico che conosco. Aveva una chiusura completamente diversa e molto meno robusta e, sì, resistente, perché tanto doveva sparare delle cartuccine abbastanza a fiacche. Esatto. Cosa ha fatto lui? Praticamente ha creato questo meccanismo che si vede benissimo quando uno lo apre, e i primi Winchester tipo il 1866 non avevano questa bascula che si abbassava, e qua si vede il blocco, quello che poi va a bloccare l'otturatore, diciamo, sì, è un discreto tocco d'acciaio, esatto, che chiaramente si alza quando noi andiamo a chiudere la leva e va a bloccare l'azione in posizione di sparo. Questo chiaramente quando arriva a fine corsa, in questo momento, non so se si è sentito il rumore, lui fa alzare una bascula all'interno che va a spingere la cartuccia prelevata dal tubo, che è ricordiamo, per chi non lo sapesse, questo è un fucile con caricatore tubolare, che è questa altra parte che si vede qua sotto, e che si ricarica da questa finestra qua, la va a pescare e carica sopra, in modo che quindi insomma in poche parole è una cucchiaia tipo, sì, quella del è tipo simile quella al label.
Sì, o comunque più comunemente a un Franchi, Esatto, o comunque a un qualsiasi Browning da fucile caccia. esatto. Perché precedentemente mi sembra di ricordare che il 1866 avesse quella sorta di elevatorino che portava sulla cartuccia Esatto. e Credo che quella veniva spinta addirittura, su. non vorrei dire una scemenza, poi correggimi tu se sbaglio, somigliasse di più a quella del Vetterli svizzero. Sì, il Vetterli svizzero usava la stessa, Eh. anzi credo che usasse, avevano pagato il brevetto per usare Ok. quel sistema lì. Quindi sì, praticamente gli ha risolto il problema. Questo fucile è nato per delle cartucce a polvere nera, mi pare il 3240, quelle classiche cartucce, ne hanno fatte 2 milioni di versioni di cartucce strane americane da caccia, adesso onestamente non me le ricordo neanche. E poi però principalmente è stato ricamerato per sparare il 3030 o 30 Winchester Centerfire WCF, che fu la prima cartuccia a polvere in fume ad uso civile. Questo in più è stata un'arma di incredibile successo perché comunque immaginatevi in un'epoca dove la maggior parte, se non tutte le armi civili, anzi all'epoca tutte le armi civili erano a polvere nera ancora, l'idea solamente di avere qualcosa che, ok, dovevi pulirlo lo stesso perché gli inneschi all'epoca erano corrosivi, però non faceva lo sporco che fa una pallottola, una cartuccia a polvere nera, diciamo. Giusto per fare due cenni sull'evoluzione, questo sistema Browning a blocco cadente è lo stesso che poi è stato usato nel modello 95 e quindi anche È nei vari simile, Marlin lì è stato moderni. ulteriormente il sistema Marlin secondo me è leggermente diverso perché ha l'espulsione laterale. Ah, ok. Almeno no, scusa, ho detto una scemenza. Adesso non mi ricordo se i primi Marlin forse hanno un'espulsione da sopra tipo questo. Ah, non lo dire com'è, io per me questi non ne sono sicuro, dovrei Clint ricontrollare, sono sincero. Non ne so niente. Però nel senso, comunque è comunque una, a parte vabbè, le differenze del meccanismo, comunque È la sempre chiave è comunque la trasformazione da blocco chiusura labile o comunque come cazzo si chiama la chiusura, quella dei primi Winchester, esatto. a una chiusura blocco cadente che tiene qualsiasi cosa. Infatti dopo le versioni successive sono quelle fatte in 30 e la versione del modello 95 fatto per il 3006, è stato modificato per il come si dice, per il 762x54 e poi vabbè, poi non lo so, adesso vedremo anche più avanti se qualcuno ci presterà mai un Marlin di quelli moderni. Allora, come si dice, tu dicevi che quest'arma ha avuto un successo clamoroso, sì. E questo si vede anche da quanto è stato in produzione. No, perché è tuttora in produzione. È tuttora il 94? Sì. Ah, ok. Lo produce... Ma come repliche? Cioè in fatto di repliche, te dici? Beh, è una replica, ma di fatto non hanno mai smesso di produrre. Ok, perché tipo questo qua che abbiamo stasera... Ma tra l'altro credo che lo faccia ancora la Winchester, adesso non vorrei dire una scemenza. Ne sono totalmente sicuro. Sicuramente trovi le repliche Uberti o Pedersoli e chi più ne ha più ne metta. Questo qui è un originale Winchester fatto negli anni 40, se non sbaglio, nel 39-40 della matricola. Ed è un pre-66, ovviamente, se non è stato fatto nel 1940. Che cosa vuol dire? Che è fatto meglio sostanzialmente. Perché cosa è successo? Nel 66... dopo il 1966 resero più snella la produzione per ridurre i costi e quindi passarono da dei componenti interni soprattutto da essere torniti dal pieno a stampati sostanzialmente, tipo l'elevatore credo da altre parti. Ok, infatti questo qua ha proprio una finitura proprio molto molto bella, si vede che ha i suoi anni, è un calcio bellissimo con una bellissima venatura in noce, molto bello, sembra quasi una finitura da arma ex ordinanza. E tra l'altro è stato impreziosito con questo set di pelle, Esatto. Questo ce l'ho aggiunta io, grazie, anzi ne approfittiamo per ringraziare il nostro amico Bruno Migliorini del canale Tiro e Ricarica Western. Ciao Bruno, che mi ha fatto questa bellissima cinghia che dopo facciamo vedere nel dettaglio, essendo che quest'arma essendo un'arma da caccia civile, un po' come alcuni appunto 12 nostri non avrebbe gli attacchi per la sì, ognuno si deve mettere gli attacchi che vuole, insomma, esatto. Si arrangia. Quindi io non volevo, essendo un'arma antica, comunque è molto cioè, non è che sia rarissima, però non è neanche facilissimo trovarli da noi così vecchi, normalmente trovi le repliche. Non volevo ovviamente forarlo per cacciarci dentro una cinghia brutta, quindi abbiamo fatto questo che è molto più
storicamente corretto anche, ecco, diciamo. Ok, comunque vediamo che a livello di manipolazione mi sembra molto fluido, adesso da ignorante. Sì, allora, ad onore del vero, quando è carico è leggermente meno fluido, nel senso che diventa un pochettino più legnoso, però è comunque fluido, diciamo. Poi è una carabina chiaramente molto leggera. Quanti colpi tiene il caricatore? Allora, ne tiene 6 o 7, però se sono onesto non l'ho mai caricato del tutto per paura di stressare troppo la molla, e penso 6, diciamo 6. Ok, quindi... Perché comunque, guarda, fai poi abbastanza in fretta, consideri che il tubo inizia più o meno qua. Sì, penso che più di 5-6 non se ne stiano. E a livello di mira vediamo che ha la classica mira Buckhorn. Esatto. E insomma, se vuoi puoi provare anche lo scatto, se vuoi dire, da tiratore. Vediamo. Quale sei? È molto netto, come si dice, è a scatto semplice. Sì, non ha doppio stadio. Tiri fino a che non scatta, molto netto. Però è netto e non particolarmente pesante. No, infatti, quindi direi che si muove bene. Allora, a questo punto del calibro chiaramente ne abbiamo parlato. Diciamo giusto due cose, giusto per finire un po' di contestualizzazione storica. Quest'arma qua ha avuto anche mi dicevi che aveva avuto anche un impiego bellico. Allora, ha avuto un piccolo impiego bellico, soprattutto nelle retrovie, nella guerra ispanoamericana, che però onestamente non so forse la cavalleria li usava. Ma a livello di armi private che si compravano? Non ne ho l'idea, no, penso ce ne fossero anche forniti dall'esercito. Quelli della cavalleria li riconosci perché hanno l'anella qua. Ah, ok, sì. E poi l'hanno usati moltissimo le guardie carcerarie negli Stati Uniti, fino a metà, probabilmente fino a metà Novecento, tranquillamente, anni 50 penso che li usassero ancora. E nella prima guerra mondiale li hanno usati anche i francesi, sempre in ruoli di seconda linea, e ho letto in giro, mi hanno detto che li usavano i portalettere e portaordini, quindi gente insomma che aveva bisogno di armi di leggero, che sì. Però comunque avesse la capacità di funzionare se servisse, ecco. Perché diciamocela, non è l'arma, anzi è estremamente complicata da smontare, perché dopo lo facciamo vedere a modo, ha 200 viti e il componente interno è un puzzle di incastri incredibile. Sì, so che Winchester non è proprio noto per la sua di conseguenza semplicità. Sì, esatto, di conseguenza non è proprio l'arma da battaglia, da trincea, diciamo, ideale, ecco. Che pulirla non è proprio il massimo, ecco. Bene, allora direi che più o meno abbiamo detto tutto, non ci resta che sperare che finalmente riusciamo a provare al poligono e farci un bel video di tiro. Esatto. Bene, direi che per stasera più o meno è tutto da Cook e Gian, e ricordatevi di mettere il like alla pagina e venire, se siete amanti del politicamente scorretto. Esatto. E se non vi spaventa avere un gruppo con 2000 messaggi, iscrivetevi al nostro gruppo Telegram per fare due chiacchiere con la nostra community e con noi quando riusciamo. Ok ragazzi, direi che è tutto, buona serata. Ciao.